Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non sono in cucina ma sono nell'orto di mamma, dove ha una bella piantagione di pomodori e ho chiesto a Pietro di Orto da Coltivare se ci dà qualche consiglio. Ciao Benedetta, Ciao eccoci, Pietro. come stai? Bene, bene. Ciao a tutti. Allora Pietro, ci spieghi cosa dobbiamo fare per avere delle piante di pomodoro che non si ammalano e che producono tanto? Molto volentieri, una cosa che magari non la associamo tanto al pomodoro ma che in realtà funziona è la potatura. Pensa un po', vanno potate le piante di pomodoro. Noi qui siamo nell'orto in campagna, però questi consigli possono essere applicati anche a chi magari vuole fare un orto in balcone e quindi coltivare poche piante di pomodori, ad esempio nei vasi. Certamente, e a volte a maggior ragione, perché c'è una delle tecniche, rimanete fino alla fine che ve lo diciamo, che ci permette di mantenere anche delle piante contenute apposta per il balcone. Allora Benedetta, eccoci qua, siamo davanti alle piante. Ti dico già che ci sono 3 passaggi da fare per potare una pianta di pomodoro, di cui il primo, quello che faremo ora, è la sfemminellatura. Penso che noi la chiamiamo la scacchiatura. Già, nelle varie regioni d'Italia ci sono diversi nomi per definire questa cosa, dove si tratta di togliere il germoglio che si va a mettere tra il fusto e la foglia, ma lo vediamo subito così spieghiamo. Eccola qua, in questo punto si vede bene, andiamo a conoscere chi è la femminella, che è questa. Si vede che qui c'è il fusto principale della pianta, qui abbiamo la foglia, che nel pomodoro è fatta in questo modo, no? Sono più foglie riunite insieme, e qui abbiamo la femminella. Uno dei dubbi più grossi, Benedetta, è l'identificazione. Spesso non si capisce chi è la femminella e per semplificare io uso questo esempio. È come se ci fossero 3 dita. Un dito è il fusto, un dito è la foglia, come questa, e il dito centrale è la femminella, che poi appunto va tolta. Se è piccolina in questo modo possiamo toglierla anche a mano, senza fare danno. Altrimenti possiamo utilizzare la forbice. E questa Pietro va eliminata, va buttata via? No, questa ce la teniamo, a noi ci garba riciclare, come dicono in Toscana. E quindi alla fine del video ti farò vedere dei possibili usi per le potature, non solo per questa ma anche per l'altra roba che adesso arriverà. Però la scacchiatura non va fatta una volta sola, sbaglio? No, va fatta periodicamente in effetti, e qua si vede la tua esperienza nell'orto, perché loro continuano a ributtare, a ricrescere. Se poi ne sfugge qualcuna non è un grosso problema, perché viste le estati che stanno facendo, che fa un caldo tremendo, che a volte brucia proprio la pelle del pomodoro, se ne scappa qualcuna non è proprio male, perché aiutano a proteggere un pochino i pomodori dal caldo. Questa. Vai. Ale. Questa. Ce ne sta una qua. Questa piccolina qui. Secondo consiglio? Il secondo è quello di ripulire la parte bassa della pianta per i primi 30-40 cm. Perché lì è il punto dove abbiamo rogne con le muffe, ovvero le foglie che toccano terra sono più vicine alle muffe e rischiano di essere attaccate. E qua abbiamo proprio l'esempio preciso e perfetto, andiamo a vedere. Questo io non l'ho mai fatto per questo, cioè l'esempio perfetto, nemmeno mamma la sapeva questa cosa. Bene, via, almeno siamo stati un pochino utili, dai. Partendo dall'alto della pianta, vediamo come le foglie in alto siano un po' più sane e come invece qua sotto, nella parte bassa, si siano ammalate. Hanno una muffa che si chiama peronospora, che tipicamente arriva a contatto con la pianta dalla terra, da sotto. Le foglie più basse si rischia che si ammalino. Ecco qua, si vedono le foglie che ingialliscono e poi si seccano e rischia poi di propagarsi a tutta la pianta. Quindi noi per evitare questa cosa andiamo a tagliare tutto qua sotto. Perfetto Benedetta, grande, vai. Fino a dove e a che altezza arrivo? 30-40 cm. Ecco fatto Benedetta, sei stata bravissima. Come si vede già anche a occhio, sotto ci passa bene il vento adesso. E il vento, come sappiamo, asciuga l'umidità. Ah, c'è una farfallina, c'è una farfallina. L'abbiamo beccata. Dici anche il terzo di passaggio. Benissimo, allora il primo era sfemminellare, il secondo abbiamo pulito sotto, il terzo è cimare. Perché possiamo trovarci nella situazione in cui il pomodoro se ne va troppo in alto, specialmente se siamo in un terrazzo per esempio. Allora per fermarlo basta tagliarlo, la pianta non soffre più di tanto, quindi in questo caso per esempio siamo a 2 metri abbondanti, possiamo fare semplicemente un taglio qui, eccolo qua, e un taglio qui.
e siamo già a posto. Il pomodoro si fermerà a questo punto e darà la priorità ai frutti, quindi è anche interessante questa tecnica per favorire l'ingrossamento e la maturazione. Allora Pietro, come hai detto tu, abbiamo tenuto da parte le femminelle e le cimature. Esattamente. Che ce dobbiamo fare questo? Possiamo fare una cosa carina, perché per l'appunto a luglio, quando mangiamo i pomodori, è il momento di trapiantare i cavoli. E i cavoli hanno un grande nemico, la cavolaia. E la cavolaia, indovina un po' cosa odia? L'odore di pomodoro. E quindi noi possiamo farci in casa un rimedio che è il macerato di pomodoro. È una cosa semplicissima. Abbiamo già un pochino d'acqua, mettiamo le foglie a bagno nell'acqua e come parametro empirico più o meno dobbiamo mettere pari volume di foglie e pari volume d'acqua. Quindi le foglie più o meno devono essere tutte coperte di acqua? Esatto, le pressiamo in modo da fare una bella concentrazione. Metto tutto? Sì, mettiamo tutto, ne mettiamo ancora un pochino, ci fermiamo quando vediamo che non riusciamo più a pressare ed avere tutto coperto dall'acqua. Già sta uscendo un po' di giallo? O sono i miei occhi? L'acqua No, è vero, è vero. Gialla, sì. Il pomodoro comincia a lasciare andare subito le sue sostanze. Bravissima Benedetta, perfetto. Il concetto è esattamente questo. È un po' come in cucina, quindi ci sono delle ricette anche per l'orto. Esattamente, proprio così. Di fatto stiamo preparando un succo di pomodoro mega concentrato, non per berlo perché non sarebbe buono, ma per dare noia agli insetti che ci mangerebbero i cavoli. E che sostanze rilascia il pomodoro quando sta a bagno così? Questa è la mia curiosità. Ottima domanda. Rilasciano la solanina, che è l'alcaloide tipico delle solanacee, che è la famiglia di cui fa parte anche il pomodoro. Dentro poi c'è la patata, la melanzana, il peperone, eccetera. Alcaloide? Che significa la parola alcaloide? Gli alcaloidi sono un gruppo di sostanze che sono velenose, tossiche, che di fatto sono sgradite in questo caso agli insetti, ma anche noi dobbiamo starci attenti. Ci sono alcaloidi potentissimi, non è questo il caso, però sono un gruppo di sostanze velenose. In cucina c'è il tempo di cottura. Qua invece il tempo di macerazione? Esattamente, allora ne possiamo dare due parametri. Se abbiamo l'emergenza con la cavolaia già sui cavoli, possiamo macerare anche per un giorno o due, filtrarlo e poi utilizzarlo puro, senza diluirlo. Spruzzato sulle foglie? Esattamente, lo mettiamo nello spruzzino, importante filtrarlo prima, se no lo spruzzino si intasa, lo mettiamo nello spruzzino e andiamo a spruzzare. Questa è la situazione d'emergenza, invece? Invece in prevenzione, quindi prima di averla la cavolaia, che bisogna sempre pensarci prima nell'orto ecologico, lavorare in prevenzione, lo possiamo diluire. In genere io diluisco 1 a 10, quindi 1 litro di questo preparato con 10 litri d'acqua. Quindi con 1 litro ne abbiamo a pacchi. Quindi se uno lo volesse fare sul balcone? Può farsene una piccola quantità e per i 4 vasi che uno può avere con 100 ml si fa 1 litro di prodotto e lo spruzza. Pietro, allora secondo te abbiamo detto tutto sull'argomento? Sì, abbiamo detto le basi, poi facendo uno impara sempre meglio. Però se avete altre domande o suggerimenti scriveteli sotto nei commenti. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. Ci vediamo presto, ciao! Ciao!